Molti di voi, cari amici del canale, sanno che quando ricevo tante domande sullo stesso argomento, poi realizzo un video e quindi vi invito a chiedermi le cose, cioè Gianni, io vorrei sapere questo, quello, piuttosto che Gianni, puoi fare un video che riguarda questo aspetto, piuttosto che questa strumentazione, eccetera. Io, compatibilmente con la mission del canale, e dovete essere chiaramente in tanti a farmi questa domanda, quando vedo che si concentrano un certo numero di domande su un argomento specifico, allora realizzo un video. Chiaramente guardo sempre la maggioranza, nel senso, se è una domanda sola su un argomento di un amico del canale che vuole qualcosa di specifico, allora tendo a rispondere a lui, ma se le domande sono tante, allora realizzo un video. Chiaramente questo per generare collettività, perché ricordo anche un amico del canale che mi chiese delle informazioni in tantissimi messaggi sul ferro. Il ferro è un materiale abbastanza comune, un materiale che possiamo definire povero, però ha delle caratteristiche che sono micidiali. E allora non ho fatto un video sul ferro, però ho risposto a lui. Nella risposta che gli ho dato mi è venuto in mente anche un esempio, ragazzi, che il ferro è un materiale che costa 1 euro al chilo, 2 euro, poi dipende dal ferro, se c'è all'interno, insomma, c'è del cromo, del bromo, c'è un inox, eccetera. A quel punto il ferro, che è così povero e costa 1-2 euro al chilo, ebbene quando lo trasformiamo diventa preziosissimo. Immaginiamo quanti aghi possiamo fare con 1 chilo di ferro e porteremo quell'euro, quei 2 euro a 20-30 mila euro di valore in aghi. Questa metafora serve a identificare anche un aspetto fondamentale che voglio citarvi oggi, ragazzi. Quando parliamo di busbar, quando parliamo di cavi, quando parliamo di impianti in generale, non dovremmo mai usare il termine questo è meglio, questo è il top, questo è fantastico, questo è meglio del tuo. Perché, ragazzi? Perché un po' siamo abituati dal web, mi includo anch'io, io dal 1980 che faccio energia, però oggi la situazione sta diventando veramente particolare e ringrazio tutti voi iscritti a questo canale perché siete tutti sempre rispettosi, quindi non abbiate, mi raccomando, paura di esternare la vostra opinione, anche se siete non competenti, se siete principianti, dite la vostra, perché qua c'è il rispetto della dignità di tutti, quindi questo è fondamentale. Ecco perché ho fatto questo titolo così, chiamiamolo incisivo: qual è il busbar migliore? C'è il busbar migliore? Sì, c'è un busbar che è migliore di tutti gli altri. Qual è? Io oggi ho portato tanti busbar. Ebbene, ragazzi, questo busbar di... Vediamo se riesco a farlo stare in piedi, eccolo, poi cadrà. Questo busbar di argento massiccio, ipotizziamo, perché non è di argento massiccio, è placato argento. Era quell'esperimento che ho fatto sulla playlist, che vi ricordate, dove ho fatto vedere come si può dare una sorta di placatura in argento, e poi l'ho fatto anche con lo stagno, ok? Ebbene, con questi due elementi, stagnato e prima ancora argentato, abbiamo fatto un busbar di qualità. Ebbene, il busbar migliore è quello di argento massiccio. Basta, abbiamo chiuso l'argomento. Hai un busbar di argento massiccio, possiamo parlare quanto vogliamo. Qua vi riporto la tabella delle differenze fondamentali tra l'argento, il rame e l'alluminio. Vediamo che la conduttività dell'argento è la più alta di tutte, più alta anche dell'oro, attenzione. Ebbene, è meglio quindi comprare i busbar di argento? Sì, lì hai vinto qualsiasi sfida, quello è il busbar migliore. Ma quanto costa? Cioè, ci dissanguiamo perché dei busbar per una 48 volt di questo spessore, eccetera. Ecco perché andiamo sul rame, che è il secondo elemento conduttivo migliore. Poi andiamo sull'alluminio. Allora ecco che alla risposta qual è il busbar migliore, o entriamo e vogliamo entrare in una sfida di prosopopea, io la so più lunga degli altri, oppure dobbiamo capire, ed è lo scopo di questo video, come si identifica la qualità di un busbar per un uso specifico. Quindi non è questo migliore di questo, ma bisogna vedere che cosa voglio fare. Oggi ho portato proprio diversi busbar, delle diverse tipologie, e andremo a parlare di come, ragazzi, voi personalmente potete capire cos'è un busbar innanzitutto, quali sono i dati identificativi, ma quelli prioritari, perché sono tanti,
gli elementi che identificano la qualità e le caratteristiche di un busbar. Ebbene, da questa cultura, da quest'altro video culturale, andrete voi a trarre le conclusioni per dire: questo è il busbar che fa per me e voglio costruirmelo, piuttosto che mi tengo quello che mi hanno venduto, piuttosto che va bene anche questo di un materiale inferiore. Ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e andiamo avanti con questo piacevole video. Buona visione. Proprio stamattina ho fatto un webinar con l'amico Giuseppe, che saluto, e si argomentava su una cosa: Gianni, quante evoluzioni, quanti cambiamenti, quante modifiche ci sono negli strumenti elettronici. Io che sto facendo il mio impianto a volte mi chiedo: ma non è meglio che aspetto un mese, 2, 3, 5, 6, perché magari c'è un prodotto evoluto un pelino meglio? Ed è sempre così, questa è una costante, quindi rischieremo di non fare mai un impianto fotovoltaico, perché i prodotti sono in continua evoluzione. Avete visto anche la Mani ha prodotto la prima serie di batterie, poi dopo un anno la seconda, dopo un anno la terza, e tutte le aziende vanno avanti così, e meno male che c'è questo progresso e questa miglioria. Per molti di voi che ricordano le prime celle che acquistavamo per il puro fai da te, ci davano questi busbar, ragazzi, questi qua, ve li ricordate? Questi di alluminio, carini, belli, ci piacevano, insomma l'alluminio dissipa bene, però è alluminio, la conduttività dell'alluminio rispetto al rame, ve lo scrivo qua in tabella, è inferiore, è quasi la metà, però sono più larghi, quindi c'è dissipazione, insomma, però obiettivamente è meglio la conduttività. Ebbene, siamo passati quindi a costruirceli, vi ricordate? E facevamo questi bei busbar. Vi ricordate? Con il foro da 6, era un lavoraccio, perché centrare i due fori rispetto alle celle, ragazzi, abbiamo sudato tutti 18 camicie. Andava fatto una volta che le celle erano strette, perché c'è questo gioco, e abbiamo anche imparato che la lucidatura del busbar creava una condizione di conduttività superiore, e quindi c'è stata questa evoluzione. Dopodiché la Mani ha iniziato a vendere all'interno delle sue batterie questi busbar, vi ricordate? Questo è rame che la Mani vendeva di alta qualità, perché questo rame è nichelato, è un elemento superiore il nickel. Invece alcuni lo vendono stagnato. Anche qua vi faccio vedere la differenza tra il nickel e lo stagno nella conduttività. Ecco perché io consigliavo sempre, lo consiglio tuttora, di andare a lucidare le parti a contatto con il polo della batteria, come nel caso di questo busbar, dove l'abbiamo stagnato, ma la parte a contatto, vedete, è di rame. Ora, tutte queste evoluzioni riguardano chiaramente il fai da te, ok? Addirittura questo era argentato, la conduttività è eccezionale, però l'argento si ossida, quindi andava lucidato, piazzato, e poi l'ossidazione era rapida e non è deteriorante come altre ossidazioni, quindi andava bene così per coloro che erano appassionati. Vi ricordate? Andate a vedere il video se volete. A questo punto c'è stata un'evoluzione, vedete, e questa evoluzione è proprio quella che attraverso le discussioni che facciamo noi andiamo a creare, andiamo a migliorare. Quindi dire oggi io usavo questo che faceva pena non ha senso, perché c'era questo, lo usavamo. Ragazzi, nel 1900 Carlo Cutica neanche questi avevamo, sì, usavamo il rame, usavamo cose, però oggi c'è la fustellatura con l'attacco, vedete qua c'è crimpata una vitina, insomma un inserto che ci agevola col filetto, insomma sono prodotti tecnologici, ma l'evoluzione è piacevole. Vi faccio una domanda: se avessi un pacco batterie 12 volt, 280 ampere con questo busbar, e dovessi alimentare a 12 volt solamente la luce a LED del garage, andreste a impiegare quale busbar? Questo qua? Vi fareste questo 6 mm per 25 di rame puro lucidato per alimentare una luce LED? Allora ecco che capiamo che tra questi due è meglio questo, perché non spendo niente, ce l'avevo magari già a magazzino lì e lo utilizzo, non vado a prendere barre che costano un botto. Allora vedete che quando si parla di fai da te, il busbar ideale è quello che vi fate voi seguendo alcuni canoni. Poi siamo passati a un'altra evoluzione, che è questo busbar, ve lo ricordate? Che è il multilamellare. Questo è perché è quello che usa la Mani oggi,
ed è soft. Soft significa sono tante lamelline, quindi la conduzione è enorme, è migliorata. Questi rimangono veramente freddi e quindi siamo andati ancora avanti. Ora, l'avanzamento non finisce mai. Nelle varie tipologie che ho portato, io ho portato anche questo, che è un busbar che costruivo anni fa, ma sempre a livello di test, perché si parla di treccia. Io compravo queste trecce e soprattutto mi servivano più che per i busbar anche per altri lavori. Questa è una caratteristica che è molto conduttiva, c'è di tutto gli spessori che vogliamo, vedete che te la vendono già con la testa saldata e voi tagliate il busbar alla misura che volete, lo potete poi stagnare perché bisogna mettere il flussante, quella che veniva chiamata in gergo prima la pasta salda. Ebbene, quelli che sono vintage come me la conoscono benissimo. Vi tagliate il busbar a misura, avete fatto questo con lo stagno, fate il foro da 6 e questo ha una sua flessibilità, vedete, ve la faccio vedere da vicino, e quindi sicuramente può giocare nelle dimensioni senza fare asole. Questo è fantastico, ma ragazzi, anche su questo busbar, quando abbiamo stagnato, abbiamo ridotto la capacità conduttiva di molto. Ancora vi metto rame e stagno qua, cioè abbiamo la conduzione dello stagno qua e non possiamo andare a pulirlo perché essendo fatto di fili, questi fili vanno a intridersi totalmente di stagno e quindi alla fine avremo una conduzione di un busbar di rame ma stagnato, quindi a me non piace. Allora c'è chi li vende, ma costano anche tanto, che sono nichelati e il nickel conduce meglio dello stagno. Insomma, ci sono tante situazioni per cui il busbar migliore è quello che vi fate voi in funzione di questo video. Cioè, se avete capito e andate a capire adesso quello che in questo video sarà detto, farete il busbar migliore. Parliamo sempre di fai da te, questo è un canale fai da te. Ora, c'è un altro busbar anche che voglio farvi vedere, è questo. Ragazzi, questo è il busbar che si usa per le batterie del muletto, batteria al piombo con acido solforico, è completamente fuso, stampato, fuso, è di rame, è un cavo questo ragazzi, è un cavo di rame, qui vedete il terminale con un occhiello da 10 e qui si avvita il bullone e questo rimane completamente isolato. Perché si usa questo ragazzi? Perché le batterie al piombo ad acido libero hanno l'acido solforico che tra vapori, microschizzi e quant'altro, se va a deporsi sul rame, lo ossida molto più rapidamente. L'acido solforico è micidiale per quanto riguarda l'ossidazione dei metalli. Allora ecco che i vapori, acidi, eccetera, vengono completamente annientati da questo busbar completamente ricoperto di gomma morbida. Fantastico. Ma Gianni, perché non utilizziamo allora questo sulle LiFePO 4? Perché non abbiamo acidi, non abbiamo vapori acidi, non abbiamo questa problematica. Allora questo diventa inutile, diventa un costo inutile. E poi sulle LiFePO 4, visto le potenze in ballo, preferiamo la dissipazione, quindi metallo libero, che non la protezione dalle sostanze acide, dai vapori acidi. Ecco che allora abbiamo scoperto un altro busbar che però non serve allo scopo litio, ma va benissimo ed è meglio per lo scopo piombo. Poi dobbiamo crearcelo dalla lunghezza giusta, perché guardate questo busbar, questo è quello che la Mani vende per la connessione in parallelo tra due batterie con BMS della Seplos. Ebbene, è stato creato anche questo di alto spessore, questo è veramente spesso, di qualità ed è morbido, questo si può piegare per fare le curve che vogliamo. E ragazzi, adesso ve ne faccio vedere uno simpatico, questo qua, piccolino. Guardate questo in confronto a quello standard della 48 volt. Questo si usa per celle intorno ai 20 A, 10 A, sempre LiFePO 4. Si inserisce questo piccolino di rame nichelato, magari togliamo il nickel nella parte di contatto e abbiamo un busbar piccolino che con 10 A di batteria ne mettiamo 10 in serie e facciamo andare una bicicletta elettrica, 12, perché 10 sono con le Li-ion, si fa una serie da 10, no? Ebbene, facciamo andare una bici elettrica. Non mettiamo questo, vogliamo mettere questo? Non ha senso. Vogliamo mettere questo, ma no, è più grosso delle batterie stesse. Allora, ecco che lo scopo di questo video, lo ribadisco, è proprio quello di farvi capire che cos'è un busbar per andare a inventarvi il vostro busbar
preferito. Ebbene ragazzi, gli elementi che dovete considerare all'interno di un bus bar sono esattamente la qualità del materiale, quindi quanto più di rame li fate, tanto meglio è, perché è al secondo posto dopo l'argento. C'è anche l'oro che è un buon conduttore, ma ce lo siamo già detti prima, fatevi un bus bar d'argento o peggio ancora d'oro, cioè vi rapinano. Quando l'avete fatto di rame dovete contemplare che cosa? Lo spessore, questo è 6 mm. Ebbene, se mettiamo questo bus bar su una cella LiFePO 4 e poi gli mettiamo anche sullo stesso bullone, anche inseriamo l'asola che deve contenere il cavetto per il BMS, e poi gli mettiamo l'asola col cavetto, il terminale col cavetto per il bilanciatore attivo, creiamo delle spessori tali per cui quando andiamo poi a mettere la rondella e il dado, scopriamo che non riusciamo a chiudere tutto il bullone e il dado l'abbiamo chiuso per metà filetto. Questo non va assolutamente bene. Ecco che lo spessore allora che è piacevole deve tener conto dello spessore del bullone. Allora io mi chiedo perché non hanno fatto bulloni più alti, perché il produttore dice non metteranno sicuramente un bus bar, a volte sì, a volte no, ma questi sono gli spessori dei nostri prodotti, dei bulloni di acciaio inox che ci sono nelle nostre celle. Ok? Parliamo chiaramente del fai da te, questo è un video ideale per coloro che vogliono costruirsi il proprio bus bar, quindi possono farsi le celle assemblate eccetera, oppure quando hanno comprato una batteria assemblata che sia della Mania o no, possono ipotizzare di cambiare i bus bar, ma la domanda che faccio io è: vogliamo realmente cambiare i bus bar della Mania, andare a spendere altri soldi, quando questi che usa la Mania adesso non ci fanno scaldare per nulla le celle o loro stessi? Perché? Perché sono buoni, sono validi. Controlliamo magari con la chiave dinamometrica se la fabbrica cinese ha chiuso tutto bene, tanto sono alcune viti, togliamo il tappo e chiudiamo. Chi è esperto a mano, mi raccomando, non stringete troppo che spanate e non serve. Chi ha la dinamometrica può stringere a 7 newton, ok? Con 7 newton, tac, tac, abbiamo controllato. Qualsiasi cosa compriamo, oramai che stiamo diventando più o meno esperti, andiamo a verificare. E invece di diventare magari polemici, andiamo a diventare competenti. Attraverso l'analisi delle cose riusciamo a capire e a divulgare con gli altri amici all'interno del nostro gruppo, che sia di un canale web, di Facebook o di quant'altro. Non diventiamo, come oggi purtroppo il web ci sta abituando, polemici, contestatori, questo è il migliore al mondo, perché non esiste. Non esiste, e soprattutto noi esperti, mi riferisco anche a quelli inesperti, perché chi è inesperto in un campo è esperto in un altro, quindi tutti noi esperti cerchiamo di divulgare la conoscenza senza trionfo. Questo lo reputo fondamentale proprio per fare lo sharing della conoscenza a tutti i livelli. Voglio rispondere anche a una domanda che mi hanno fatto Alessandro e Sergio, quindi due domande che arrivano da due punti diversi, mi suscitano curiosità, vuol dire che almeno in 20 avevano questa domanda in testa. Mi hanno detto: Gianni, ma secondo te un bus bar che si fa attrarre dalla calamita è di qualità? Perché a me sembra che c'è dentro il ferro, magari non è così buono. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? I bus bar nichelati, come ad esempio io dico questi della Mani perché sono di qualità, ovviamente sono attratti dalla calamita. Guarda, vi faccio un esempio in diretta, guardate, vedete? Però è un'attrazione blanda, guardiamo, vedete, casca subito, cioè neanche faccio in tempo a toccarlo, non è come se attaccassi un pezzo di ferro. Questo è nichelato e quindi il nickel tiene leggermente, perché guardate che cade da solo. Ora, il nickel, ragazzi, è un metallo ferromagnetico. Anticamente, sapete che i termini cambiano anche nella storia della chimica, che comprendeva il nickel, il ferro e il cobalto. Ebbene, questo nickel ha un suo componente magnetico e la componente ferrosa, soprattutto nelle leghe che utilizziamo oggi per rivestire i bus bar. Perché questo? Perché andate a farvi le vostre ricerche, ragazzi. Quando parlo io vorrei che voi verificaste quello che dico.
c'è una lega di nickel che si chiama Hastelloy, ve la scrivo qua così almeno potete andare a vederla. Ebbene, questa è una lega di nickel, ferro, molibdeno e cromo. Ebbene, è quella utilizzata nelle migliori ricoperture, chiamiamole come vogliamo, galvanizzazioni del rame, perché è tra le più resistenti alla corrosione, anche alle criccature, dura nel tempo, è la cosiddetta lega di nickel pregiata. Si chiama Hastelloy, poi ci sono anche marche che l'hanno chiamate Hastelloy X, Alloy Wire, insomma andate a farvi le vostre ricerche. Ora, quindi questo leggero magnetismo indica la qualità. Se uno vi dovesse dire guarda qua si attacca, no, fa schifo, invece questo non si attacca, bene, questo che non si attacca è di qualità inferiore perché è stagnato. Vi rimetto la conduzione qua di stagno e di nickel. E ragazzi, poi una cosa, colgo l'occasione anche per parlarvi di un altro metallo, l'acciaio inox. Noi utilizziamo tantissimo inox. Nei perni delle celle delle batterie c'è il perno, il bullone di inox, l'inserto. Lo utilizziamo quando dobbiamo chiudere due cavi oppure il cavo sul fusibile. Quelli sono tutti zacchete chiusi nell'inox. Il portafusibili no, invece c'ha l'ottone. Ebbene, attenzione anche a questi metalli, perché l'inox, perché usiamo l'inox? Non perché è il miglior conduttore, ma perché quando chiudiamo l'inox, e l'abbiamo chiuso bene, tra due terminali ad esempio, e gli abbiamo messo la rondella spaccata che evita che si vada a svitare, ebbene abbiamo fatto veramente il top dello stringimento, inossidabile, duraturo, ma guardate la conduzione dell'inox rispetto al rame. Allora ma basta Gianni, fa schifissimo, non lo uso più l'inox. Non è vero. Vuoi chiudere per caso due terminali con un cavo per la 12 volte da 95 mm quadri con due dadi di rame? Auguri. Dopo X tempo si svita. Oppure mentre tu lo avviti, bluff, si spana. Assolutamente, va stretto con l'inox. Ma i contatti contano, quindi i due terminali grossi, di qualità, di cui abbiamo tolto lo stagno di qua e li abbiamo messi rame su rame, abbiamo lasciato tutto l'altro stagno a protezione e abbiamo crimpato bene con la pinza di un certo livello, pneumatica, e poi gli mettiamo nel foro un bullone, un dado inox con due rondelle, la rondella spaccata e la rondella normale di là, zac, quello va fatto. Ma non confidiamo nella conduttività di questo bullone, di questo dado, quanto nella chiusura. Ragazzi, spero che anche questo aspetto sia stato chiarito e andiamo ancora avanti. Parlando sempre di leghe, ragazzi, c'è una lega che si chiama cupronickel. Ebbene, anni fa, quando facevo il barcarolo, cioè quando avevo la barca a vela sul porto, mi ero studiato, perché voi sapete che le barche a motore, ma soprattutto le barche a vela che sono lente, hanno una problematica e gli amici barcaroli che mi stanno ascoltando lo sanno, ed è quella dell'antivegetativa, cioè sotto lo scafo si vanno a creare cirripiti, alghe. Ho visto delle barche ferme al porto dove sotto si era creata un metro, 2 metri di alghe dove erano nate addirittura le cozze. Ebbene, quando noi accendiamo il motore e pretendiamo di andare, questa massa frena la barca all'inverosimile. Ecco perché gli scafi devono essere sempre perfettamente puliti. Cosa si usa per rallentare? Perché non si può, il mare è sempre aggressivo, non si può bloccare la crescita degli animali e delle piante sotto lo scafo. Ebbene, si usa l'antivegetativa. Ci sono tante formule. Ebbene, anni fa, e l'amico Stani che mi sta seguendo starà dicendo: Gianni, che avventure che avevamo fatto, avevo progettato un'antivegetativa. Non vi do la ricetta, ragazzi, non chiedetemela, perché ha delle componenti chimiche un po' particolari, ed era comunque a base di nanotecnologie di rame, quindi c'erano delle micropolveri di rame, proprio perché il rame ha anche questa funzione antibatterica, cioè non permette agli animali di crescere. Poi, come veniva data sulla barca, eccetera, non è argomento di questo video, ma il punto qual è? Che il rame ha una funzione antibatterica proprio perché si ossida, e il rame, diventando, termine comune, verde rame,
Ebbene, quest'ossido è molto nocivo. Se ingeriamo il verde rame, che è quello che danno anche con soluzioni a base anche di calce, eccetera, gli agricoltori, i viticoltori lo spruzzano sulle vigne, eccetera. Ebbene, l'ossido di rame è pericolosissimo. Perché vi parlo di ossido di rame? Non per la barca, ma per il fatto che il rame si ossida. Quindi quando decidiamo di costruirci un bellissimo busbar, eccetera, dobbiamo anche contemplare l'ossidazione. L'ossidazione del rame non è velocissima, o meglio, abbiamo costruito una batteria per la barca, sarà più rapida, l'umidità e la salinità contribuiscono all'ossidazione. Allora ecco che lì sarebbe meglio seguire il video dove ho parlato di stagnatura attraverso un processo molto semplice dove utilizzavo una corrente a bassa tensione, basso amperaggio, dove lo stagno per elettrolisi, insomma si crea una sorta di processo galvanico per cui si rivestiva rapidamente di stagno. Quale zona? Questo era un esperimento, non lo copriamo tutto, se no abbiamo stagnato il punto di contatto, ma come vi ho fatto vedere prima, lasciamo libero proprio il punto in cui andrà sulla batteria e stagniamo il resto. Poi insomma, se ve lo guardate era molto gradevole questo video, avevo messo una copertura rotonda in modo che diventava perfetto sul nostro contatto del polo. Quindi l'ossidazione, se vogliamo costruire un busbar noi di qualità per un fai da te, è importante anche da considerare. Vi ricordo che il rame ha 3 stadi di ossidazione, passa dal naturale, color rossiccio rosaceo, diventa marrone gradualmente e poi diventa verde. Avrete visto nei antichi castelli con le guglie, le torri di rame, tutte verdi. Quello rame che magari sono passati 10, 20, 30 anni. Però con le piogge acide che ci sono oggi, l'accelerazione di questa ossidazione è più visibile, per cui troviamo anche in molto meno tempo quest'ossido. Quindi, se volete fare un busbar per una batteria fai da te e avete la batteria in cantina, una zona umida, in garage, dove ci piove vicino e quindi l'umidità siete al nord Italia, oppure una barca, insomma questi ambienti marini, salati e umidi, ebbene dovete ricoprire il rame con lo stagno. E questo diventa un altro busbar ideale, perché sentirete qualcuno sul web quando direte ragazzi ho costruito il mio busbar, che ve ne pare? L'ho lasciato di rame lucidato, l'ho stagnato. Vi diranno è inutile, perché l'hai stagnato? E figurati in quanto tempo si ossida. Oppure vi diranno bello, ma io l'avrei fatto diverso. C'è sempre qualcuno che la sa più lunga di voi. Andate avanti per la vostra strada. Dovete conoscere i materiali, i processi di lavorazione, come in questo video, e poi sbizzarritevi, ragazzi. Una cosa importante quindi è il materiale. Il rame è il migliore in assoluto. La dimensione e gli spessori devono tener conto di quanto sarà grande la batteria e soprattutto a questo punto di quanto assorbimento abbiamo. Io dicevo, quelli che la manimette vanno benissimo. Su una batteria con un BMS Sepros da 200 A, questo busbar è fantastico. Ecco che subentra un problema. Sì Gianni, io ho preso la 15 kWh che consigli tu sul canale, bellissima, fantastica, spacca e spinge, veramente spacca le orecchie ai cinghiali, si diceva in gergo, anni fa, però scalda un po'. Allora a volte chiedo quanti pannelli hai, quanta installazione fotovoltaica hai? Io ho 12 kW. 12 kW con 4 EPEVER che devono entrare in una batteria da 15, la stiamo usando quasi a 1C, è troppissimo. Non scalda solo questo, rischiamo di scaldare tutto e poi il BMS 200 A lo stai tirando a quasi mi blocco. Il BMS della Sepros per proteggere, quando vede questo, pam, si pianta, porta l'ingresso a 10 A, fa l'off dei MOSFET e boom, tutto si blocca lì. Quindi probabilmente ti serve la seconda batteria o la terza. No Gianni, io ho 3 kW di pannelli, benissimo, bello, 4 kW va benissimo perché 4 kW o 5 kW sulla batteria da 15 kWh stiamo lavorando in 0,3C, quindi ci durerà tantissimo, non scalda mai e questi non scaldano. Però ho messo un inverter, come suggerivi tu, della Victron, il Victron 4, che è 15.000, cioè 12 kW di potenza pura. A quanto lo usi? Purtroppo c'è una macchina elettrica 7, più 2, arrivo a 10, non va bene una batteria. Allora ecco che il busbar diventa non idoneo quando
non abbiamo studiato le proporzioni. Ma non esiste il busbar per una batteria da 15 kWh che non scalda se noi andiamo ad assorbire tantissimo o a inserire troppo. Ecco che la proporzione dell'impianto è quella che ci guida in primis per la tolleranza dei busbar in essere. Ora la Mani, sul suggerimento e collaborazione con me, ha messo questi, sono bellissimi su una batteria da 200 Ah, scusate, su un BMS da 200 Ah, la batteria da 280-300 Ah. Bene, usiamola nel corretto modo e questo va benissimo. Poi se vogliamo utilizzare un altro busbar più spesso fatto da noi, se vogliamo utilizzare la treccia, se vogliamo utilizzare altri materiali, busbar accoppiati, possiamo fare quello che vogliamo. È importante la lucidatura della connessione, la chiusura a 7 Newton, la verifica periodica di tutti i dadi bulloni, chiusure, crempature, se qualcosa si è smollato. Come lo facciamo? Ogni tanto dovremmo, ogni 3 mesi circa, accendere l'impianto a un livello sostenuto, ad esempio col bestione arancione, lo accendiamo, lo portiamo a 4,5, 5, ebbene lo lasciamo lì un 10 minuti e con la pistola termica, compratela ragazzi, sono 30 euro circa, c'è il link qua sotto, investiti bene, con la pistola termica periodicamente andiamo a ripercorrere tutti i busbar, tutte le celle, tutte le connessioni, il nostro stacca batterie se l'abbiamo messo, il fusibile, i cavi, gli attacchi del bestione arancione, gli attacchi delle Pever, gli attacchi del Victron se avete quello. In questo modo abbiamo la verifica termica, se c'è una caduta di tensione lì si verificherà una perdita in calore, trasformazione in calore e questo spesso avviene per una carenza di connessione, ovvero si è smollato qualcosa. Immaginiamo un ibrido che con le ventole che girano, queste micro vibrazioni insieme a calore, dilatazione e freddo, restringimento, nel tempo può portare a uno svitamento. Ecco perché noi vogliamo sempre utilizzare i dadi con la rondella spaccata che quando avviti poi non agevola lo svitamento. Tutte cose piccole e sono contento che mi avete fatto in tanti questa domanda sui busbar perché mi dà occasione di descrivere anche questi dettagli importanti per andare a valutare qual è il busbar ideale ma nella condizione ideale. Quindi abbiamo detto il materiale, rame, ok, va bene, però su bassi consumi va bene anche un busbar più economico di alluminio. Poi abbiamo detto spessori, un bel busbar grosso a secondo dei consumi, il busbar della Mani va bene, volete usare le trecce piuttosto che quello fatto da voi va benissimo. Poi lucidatura, pulitura, questo è un altro elemento fondamentale per avere una buona connessione. Fatto questo ragazzi abbiamo il busbar ideale, senza spendere soldi inutilmente, ma con la convinzione che tutto rimane freddo. Cosa ci dà la convinzione che tutto rimane freddo? Per chiudere questo video vi dico la frase finale. La convinzione ce la dà il fatto che abbiamo studiato bene il nostro impianto, quindi la nostra pianificazione, quella che il nostro progetto personale fotovoltaico è stato studiato, la giusta proporzione di batterie, di pannelli, di e-Pever, di regolatori di carica, quelli che siano, Victron, la giusta potenza in uscita, i giusti cavi, tutta questa proporzione ci fa capire che il busbar che stiamo utilizzando è quello giusto, quello corretto. Se poi a fronte di tutte queste analisi il busbar scalda ancora, allora lì c'è un errore o c'è un sottodimensionamento. Allora quello è il momento di dire ok, devo cambiare qualcosa. Cambio il busbar un po' più spesso se ci sta, calcoliamo bene i viti bulloni. Solo in quel caso consiglio una reale analisi del proprio impianto fotovoltaico, se no andiamo sempre a ripercorrere le stesse strade dalle quali non usciamo mai. Ragazzi, è una cosa importante quando avete il vostro impianto fotovoltaico e avete la bolletta zero, dopo i primi mesi che vi siete sposati l'impianto è il momento di goderselo, di caricarsi la macchina, di far andare la casa, di vedere per coloro che sono parziali una bolletta da 30, 40, 50 euro bimestrale e basta. Godetevi l'impianto ragazzi. Con questa frase godetevi l'impianto finisco il video, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata.